Ok, buon pomeriggio a tutti quanti, Tony Vibes TV, eccoci di nuovo e spero che sta tutti bene. Dopo tanto tempo c'è qua un ragazzo che ho cercato da tanto tempo e finalmente oggi sono riuscito ad incontrarlo. Bro, buon Ciao pomeriggio, ragazzi, buon pomeriggio bro, com'è? come stai? Posto, dai. Allora che si dice? Ma tutto bene a parte il caldo? È vero, è troppo caldo ultimamente. Com'è stato il viaggio? Bah, un po' lungo però dai, ci stava. Ragazzi, è arrivato da Treviso, giusto? Sì, da Treviso. Fino a Modena, quindi è un piacere. Vuoi dire qualcosa prima che partiamo con le chiacchiere? Bah, niente ragazzi, oggi sono qua per raccontarvi un po' del mio lavoro, di ciò che faccio e da come è partito. Nice one, ok. Intanto, prima di partire e dire qualcosa, no? Se vuoi presentarti un pochino, una piccola presentazione. Ok, ciao ragazzi, sono Lick Custom, il mio nome vero è Malik Sanya e quello che faccio, cioè, come avete già capito dal nome, io customizzo sneakers, ovvero, cioè, prendo un paio di Air Force One oppure di Air Jordan, qualsiasi tipologia di scarpa e la customizzo, la modifico, la coloro, la faccio un po' come volete voi. Insomma, la fa come volete voi. Esatto. Ok, ma quanti anni hai? 22 fra un mese ne compio 22? 23. Con questa altezza? Dai, i bianchi direbbero che tu avessi già 40 anni. Capito? La mentalità... Vero? Sì, immagino, sì. Boh, ma è molto giovane. Io Sì. sono vecchio. E tu quanti anni hai? Non si dice. Vecchio, sono un anziano saggio. Non si dice mai, giustamente, non si dice mai. No, comunque sono giovane anch'io. Ah, sì. Però l'età è un segreto. C'è qualcuno che vuole saperlo, però non glielo dico. Capito? Giovane in Italia e in Africa. No, sono giovane dappertutto, sia in Africa che in Italia. Vabbè. Quindi, 22 anni. Allora, sei nato qua oppure sei nato... No, io sono venuto qua dal 2009. Mm-hmm. Avevo tipo 10 anni così. E da lì, cioè, poi sono sempre rimasto qua e sono tornato giù nel 2014. Ma poi sono sempre rimasto qua dopo. Quindi sei nato giù una volta sola? Sì. Ah, ok. Ti ricordi qualcosa? Quando abitavi lì? Sì, ma tutto, perché alla fine, cioè, ho passato cioè, sono stato laggiù, cioè, fino all'età di 9 anni, quindi ricordo tante cose, sì, madonna. Nice one. E vediamo una cosa. Com'è stato il cambiamento di paese? Ma qua lì, oddio, inizialmente io ero stra felice, sai come, cioè, quando sei in Africa ti dicono vai In Europa? Dici damn, cioè, capisci, no? Sei stra felice. Poi qua vedi che qui c'è, non è lo stesso mood, sì. Cioè non è come ti sei immaginato? Sì, esatto, qui era tanto chiusi, anche con i vicini di casa, ognuno sta per suo. E quindi il cambiamento devo proprio adattarmi subito, però alla fine Ce l'hai fatta? sì, ce l'ho fatta, dai. Quindi adesso come ti trovi in Italia? Benissimo, io mi trovo da Dio qui. Non ti manca un po'? Sì, mi manca tantissimo, il divertimento che fai quando sei in Africa, è diverso, incredibile, sì. Anche con, ad esempio, qui se non hai quei 50 euro lì, una sera non puoi andare, non puoi uscire, esatto, se non hai soldi non puoi uscire e divertirti perché alla fine, dove vai in bar o nei locali così, e lì, capito? Sempre soldi. Esatto, invece in Africa, ti dimentichi proprio dei soldi, importa uscite, state lì, davanti a casa e parlate, roba simile, è proprio fantastico. Quindi lì è divertimento puro, qua è tutto soldi. Divertimento puro lì, che qui invece gira tutto con i soldi qui. Giusto. Ok, quindi vediamo un po' a livello scolastico, no? Come sei messo? Hai finito la scuola? A scuola io non andavo bene, proprio inizialmente lo odiavo perché non capivo l'importanza della scuola. Della scuola, sì. Lì allora andavo a scuola solo per così, per passare Per presenza? il tempo, sì. Gli amici? Esatto. Sei come me allora? Ok, quindi diciamo che con la scuola niente. Con la scuola niente, ho fatto il triennale, l'ho finita, poi sono andato a lavorare. Ci ho provato per avere il diploma, però ho capito che
Non ce l'hai? Al quarto anno, no. Hanno detto che la scuola è un dono, se non ce l'hai non ce la fai, è vero? Esattamente, cioè non è una cosa che tutti possono essere portati. Ok, giusto. Vabbè, importante che alla fine lavori. Giusto, cioè alla fine. Ok, quindi dopo la scuola hai lavorato, cosa hai Sì, ho fatto? fatto tanti lavori, cioè proprio tanti, però anche lì diciamo che ho avuto difficoltà a trovarmi lavoro perché cioè, molti lavori che facevo andavo lì e facevo le stesse cose, era un lavoro molto monotono e io cioè, mi trovavo tipo, sì, lavoravo, cioè, facevo il mio, però lo vedi uno che entra lì che cioè, ha voglia di lavorare e uno che entra lì Che non ha voglia. e fa solo il suo lavoro, Fa cioè, solo hai il capito, suo- no? sì. Perché anche se tu fai lo stesso lavoro di quello che fa, che ha voglia, si nota, si nota da come lo fai, anche se fai lo stesso numero di pezzi di uno che ha voglia, cioè si nota che comunque tu entri qui dentro per lavorare e basta, non Solo per perché... lavoro, non perché ti piace. Esatto, hai capito? E Di questo solito. cioè, quando lo nota esattamente alla fine, e questo quando lo notano, cioè, non è tanto bello da parte sì. dei capi, hai capito? Però adesso sto facendo un lavoro che diciamo che mi piace. Ti piace? Cioè, sì, mi piace. Ok, quindi più o meno quanti lavori hai fatto? Tanti? Tanti Per avere lavori. 22 anni? Esatto, Cioè, sì, tanti. wow, più o meno, Diciamo più di 10. wow. Sì, però questo diciamo che è un vantaggio anche uno vantaggio, uno svantaggio perché cioè, quando fai tanti lavori hai esperienza, Hai più esperienza, vai in ogni settore, diciamo, e fanno cose che tu hai già fatto, hai capito? E quindi se devono scegliere fra un ragazzo che ha già esperienza e uno che non conosce quel settore lì, è molto probabile che Prendono te, sì, hai sì. capito? Però alle volte dicono un ragazzo di 22 anni ha fatto più di 10 lavori, vuol dire che qua c'è qualcosa che non va. Cioè, dicono che non ha voglia di lavorare. Bravo, hai capito? Ma magari sarà perché non avevi trovato ancora quello che ti piace. Giusto, anche questo. Oppure i soldi erano pochi. No, perché alla fine la paga è sempre quella. Un po' di più, un po' di meno, è sempre quella la paga. Ok, quindi insomma adesso sai che lavoro fai? Adesso? Adesso io faccio tubi in acciaio e mi piace quel lavoro, cioè, è figo. Fai sempre cose diverse, roba lì non finisci mai di imparare, c'è sempre da imparare, cioè, la macchina a volte fa disastri, tu devi capire, c'è cosa che non va. Qual è il problema? Sì. Wow. Sì. Nice one. Ok, vediamo una cosa. Dicevi che il tuo nome è non so mai Lick Custom. Lick Custom. Sì. Ok, ma questo nome qua dove l'hai... Questo nome nasce da Malik perché alla fine mi chiamo Malik, no? Uh-huh. E poi quando giocavo a calcio ancora anni fa, tipo avevo un mio compagno che si chiama Adama, no? E in campo tipo lui aveva iniziato a chiamarmi Lick così a Così caso. all'improvviso. E poi lui mi fece Lick e io Adam lo chiamavo così, no? E anche io, cioè da lì un po' tutti hanno iniziato a chiamarlo Adam. Mhm. Lick da lì mi è piaciuto, mi sono chiamato così su Instagram, poi l'anno scorso quando è nato questa cosa qui sì. di scarpe, ho detto l'ho lasciato lì Lick. perché alla fine mi sono Malik si chiamavano un po' tutti Malik, hai capito? No? Ma se Sì. dici Lick Sei sanno già unico. a chi intendi, hai capito? Lick Custom. Ok, ci sta. Ma non ho ancora trovato nessuno che si chiami così, Hai quindi visto? sei l'unico. Sì. Va bene. Diciamo che quando è che hai iniziato a voler fare questo? Perché Lick Custom sanno che fai design sulle scarpe. Esatto, sì. Quando è che hai avuto questa passione di fare questa cosa qua? Allora, diciamo che la passione per le scarpe io l'ho sempre avuto, no? Ho sempre adorato le scarpe, le Jordan, le Air Force, roba simile, le Air Force customizzate, no? Mhm. Perché di Air Force bianche le trovavo molto classiche, molto semplici. E allora così, tipo, guardavo un po' dei video su YouTube, su Instagram anche, però non ho mai avuto intenzione di iniziare, perché a vederlo dici wow, è una cosa impossibile, no? Possibile, sì. Poi un giorno, una notte così, ho guardato un video su Instagram, ho detto aspetta che vado a cercare dei tutorial su YouTube. Sì. Ho passato tutta la notte, proprio tutta la notte, dalla sera proprio alla mattina alle 9,
a guardare i video, ma solo di quello, solo di quello, te lo giuro, solo di custom, una dopo l'altra, perché cioè, era un casino. Una notte intera? Sì, ti giuro, da lì cioè, scopri che su YouTube puoi cioè, imparare a fare tutto, cioè, puoi diventare anche un meccanico da YouTube. Da YouTube, cioè, sì. Esatto. E per dirti che poi la mattina seguente non ho ancora dormito, ho preso e sono andato a comprarmi un po' di materiali, un po' di colori. Cioè dopo che hai guardato i video tutta la notte? Sì, sono andato... Invece di andare a letto sei uscito per andare a comprare la roba? Esatto, sì. E sono tornato a casa e ho detto, adesso provo a customizzare. Erano le mie Jordan 5, pensavo, ho detto uso queste scarpe perché non avevo un paio di Air Force, no? E lì, cioè, che volevo customizzare qualcosa. Non avendo Air Force ho detto, provo a colorare le Jordan, no? Mhm. Le ho colorate, il colore non era giusto, cioè i materiali non erano quelli, quindi è andata male lì. Cioè, Il giorno dopo ancora ho detto, ci provo con le bandane. con le bandane, sì. Esatto, perché avevo Sempre visto scarpe anche- tue? Sì, no. O le andavi a comprare? Lì le ho comprate, Ok. per mia madre, ok? Ok. Ho provato con le bandane, lì, cioè wow, boom, cioè l'ho fatto stra bene. Con le bandane? Sì, esatto, e le ho date a mia madre, facendolo il video della sua reazione, no? Ah, quindi il primo Vero costume. l'hai regalato alla mamma? Esatto, sì. Wow. E le ho fatto il video della sua reazione, che lei che non ci credeva che li ho fatti io, fa, ma li hai fatti tu? Sì. Ancora, ma li hai fatti tu? Sì, ma come Non ci hai fatto? credeva? Non ci credeva e poi li ho messi su Instagram, vedevi i commenti wow, e nei DM, ma non ci credo manco che li hai fatti tu. E quindi diciamo che da questa cosa qui, da amici che non ci credevano che li avessi fatto io, cioè diciamo che in più della reazione di mia madre che era così strafelice, da lì ho detto, io devo... Devi partire con sta cosa. Esatto, sì, devo Wow. devo continuare. Cioè, gente che mi diceva, l'hai fatto ma veramente tu? Sì, bravo cavolo, sono strave, capisci? No? Quindi nessuno se l'aspettava che tu potessi fare una cosa del genere? Esatto, ma neanche me lo aspettavo, perché da anni che guardavo queste robe qui e dico, come fanno? È impossibile fare, hai capito? Cioè, finché non provi, è proprio, cioè, non puoi scoprire Non puoi i tuoi... scoprire, sì. I tuoi talenti, cioè finché ogni cosa che vedi che ti piace devi provarci, almeno, cioè al massimo può andare male, però devi provarci Devi comunque. provarci, sì. Wow. Ma quindi quanto ci metti per fare un costume? Un custom. Delle Il scarpe? custom dipende da quale tipologia c'è di custom. Ok. Le scarpe di mia madre, che sono state le prime. prime custom, ci ho messo 8 ore per farle. 8 ore. Una giornata di lavoro. Una giornata. Quindi di questo lavoro. è un lavoro questo. Esatto, cioè ci ho messo 8 ore, però adesso ci metto dai 3 ai 4 ore. Cioè per dirti il miglioramento che c'è stato, c'è la velocità, Wow. tutto, perché le prime volte non sai, sei insicuro, cioè Sì. di sbagliare, perché alla fine stai, cioè anche se le Force costano 100 euro, comunque sono, scarpe. Sì, sono scarpe che Esatto, valgono, sì. sì, che valgono, quindi se sbagli un minimo errore, Sono rischi di rovinate. buttarle via, hai capito? Wow. Minimo errore, cioè rischi di buttare, quindi là facevo attenzione piano piano, poi da lì 8 ore a 6 ore, a 5 ore, adesso cioè volendo, una volta mi sono messo lì, ci ho messo 2 ore e mezza, però è stato tipo il primo custom, avevo un po' di fretta, però dato che erano di un mio amico, cioè potevo rischiare di andare così veloce. Ok. Ma se sono di un cliente che li ha ordinati, roba simile, là non posso andare veloce, quindi ci metto dai 3 ai 4 ore solitamente. Wow. Da 8 ore a 3-4 ore. Esatto, sì. E poi, cioè, se fai le stesse cose, poi man mano che vai avanti, cioè, prendi anche mano. Ok, nice one. Quindi, ma la gente che ti scrive, ti Sì. comunica che vuoi vendere le scarpe, come funziona con loro? È a pagamento? Com'è? Con loro funziona che inizialmente, tipo, ancora prima di 1 febbraio, la funzionava nei DM e poi da quando hai deciso di comprarle si passava su WhatsApp e da Ok. lì ci mettevamo d'accordo, mi inviavi la foto delle scarpe che volevi, il tuo numero e l'indirizzo di casa tua. Io ordinavo le Air Force, alle volte che è una cosa impossibile da trovare, perché le Air Force come arrivano,
già finiscono, quindi cioè, io devo essere sempre lì aggiornato sul sito di Nextdoor, Sì? sempre lì aggiornato, stare attento se ci sono già da ordinarle Ordinare, subito, sì. quindi le ordino, mi arrivano a casa in tipo 4-5 giorni, le customizzo e poi le rimando. A customizzarle dipende, se tipo ho tanti ordini ci posso mettere anche una settimana prima di inviarle, Ok. perché ci sono altre scarpe che devo fare. Cioè se no in una giornata io te le faccio e poi il giorno dopo te le invio. Quindi tu compri le scarpe, Esatto, fai il design e tutto, Esatto. e poi le mandi. Esatto. Quindi loro devono pagare le scarpe, e anche il lavoro. la manodopera. Sì. Dal primo di... Meno male sei ricco. No, non si è mai ricchi. Non si è Non sei mai ricco abbastanza. Non si è mai ricchi, sì, abbastanza. Oh, ok, ok. Dal primo febbraio però la funzione c'è tutto dal sito. C'ho un sito internet che mi ha aiutato Ok. a fare un ragazzo. Da lì tu entri lì, ordini le scarpe. È come un sito normale. Ah, cioè- paghi tutto lì. Esatto, Ok. paghi tutto lì, a me arriva l'ordine, guardo il numero e boom, e Wow. parto, sì. Quindi diciamo che è più semplice per te adesso. Esatto, è più semplice anche perché non devo... la differenza però mi piaceva anche come era prima. Nel senso che io prima, adesso una persona entra, ordina, aspetta che gli arrivi le scarpe, boom, basta. Basta. Cioè, raramente una persona mi scrive e mi dice, sono spaccato, perché un sito, non è che scrivi ogni volta che Non ordini, puoi scrivere niente, sì. scrivi al sito, Al sito, sì. grazie, di qua hai capito, a te arrivano, sei felice e Ma basta. sai neanche chi sia. Esatto, mentre prima la gente, quando gli arrivavano mi diceva wow, sono spaccati, e quando usciva anche e le facevo un po' di complimenti, tornava a casa e me lo scriveva, hai capito, no? Adesso invece e io facevo lo screen di quello e lo mettevo su Instagram e la gente più vedeva sta cosa qui, più diceva wow, allora è un buon lavoro e compra. Oppure una volta uno che mi fa, vicino a casa mia ci sono dei ragazzi che lo fanno, però da quello che fai te sembra che sia uscito in produzione. Lì ho detto wow, cavolo. Cioè tu proprio li fai bene, insomma, proprio... Sì, da quello che Wow. dicono sì. Quindi preferisci che la gente comunque quando compra la roba li posta, fa vedere. Sì, esatto. Perché adesso io posso comprare ma non ti dico niente, li indosso e poi me ne esco. Esatto, hai capito. Non sanno che l'ha fatto. Sì, esatto, hai capito. Da una parte sì è meglio perché così il brand va più avanti. Esatto, sì. Sì. Però adesso è meglio per te perché sei più tranquillo. Esatto, sì, adesso io vedo l'ordine, il corriere arriva anche a casa mia a prenderle, Ok. mentre prima andavo io alle poste Alle con poste. 6-7 pacchi così e andavo alle poste e lì ero là così che devo compilare ogni foglio per foglio e sto là, invece adesso arriva, appena ho fatto le scarpe, Arriva stampo e prende. l'etichetta, arriva il corriere e porta via, è Wow. molto più Più tranquillo, esatto. insomma. Sì. Tu devi solo fare le scarpe e basta. Esatto, sì. Hai qualcuno che ti aiuta? No, adesso sto facendo da solo, però il sito mi aiuta la mia morosa. La tua morosa? Sì. Ah, ok. È Meglio. lei che mi aggiunge gli ordini, roba simile. Nice one. È lei che fa tutto perché non riuscirei a stare dietro il Starci dietro, sito sì. e a fare le scarpe, a fare tutto questo. Quindi è lei che ogni volta che ho bisogno di modifiche, glielo dico e lei si arrangia, sì. Ok. Nice one. Quindi ho visto che la tua pagina comunque ha un po' di follower, 10.000, quasi 11.000. Sì. E ho visto che c'è un po' di gente conosciuta che ti segue, Sì. riposta. Con loro come funziona? Come hai fatto ad arrivare? Allora, io diciamo che il boom l'ho avuto dopo, il primo boom l'ho avuto grazie a Musa Mara, è un ragazzo che fa il personal trainer. Sì? Lui vedendomi su TikTok mi ha invitato a una sua diretta a raccontare ciò che faccio, hai capito? Perché intervistava persone nelle dirette di Instagram durante la quarantena, penso. E da lì un po' ho iniziato a essere un po' conosciuto così. Dopodiché il boom proprio epico l'ho avuto da Isavo, dopo che ha visto un mio video su TikTok. Mi ha contattato su Instagram dicendo che il mio lavoro spacca.
proprio lì io ce l'ho proposto una collaborazione, nel senso che io ti faccio le scarpe e lui me le sponsorizza, no? Da lì, quando l'ho fatto a lui, wow, proprio, sono partito ad avere ordini, ma giorno, dopo giorno, proprio sono partito proprio a lavorare proprio ogni giorno su questo, e da lì, ancora che è stato, non ricordo, ottobre o novembre, così mi sembra, da lì ogni giorno a questa parte ho avuto ogni giorno, ogni giorno sto lavorando solo sulle scarpe, proprio, e da lì poi ho avuto altri personaggi un po' famosi mi hanno contattato per fare altre collaborazioni, così. Ok. Sì. Nice E one. lì è partito tutte i follower, man mano che fai collaborazioni arrivano. Certe collaborazioni ci perdi anche perché magari una persona non è tanto influente, no? Sì. Quindi i suoi seguaci, tipo come Isabo, quando ha preso le scarpe e ha fatto le storie di qua, Isabo è tanto Seguito, sì, è tanto, ha tanto influenza per i suoi follower, quindi molti suoi follower sono venuti a ordinarli loro simili, capito? Invece certi hanno quei follower là, ma non sono tanto influenti, Ok. sì. Ok. Quindi è venuto così. Nice one. Quindi adesso abbiamo capito dove è iniziato, come sta andando. Quindi adesso questa cosa che stai facendo, no? Dove vuoi arrivare con questo lavoro che stai facendo? Questo qua di design? Sinceramente, inizialmente avevo grande idea di fare questo, però una volta che entri qui, vedi che in questo campo c'è tanta concorrenza. E in più, quando vuoi metterti in regola, inizi a scoprire tante cose che, dico, non ti aiutano, perché alla fine sai perché uno che fa custom non è come un negozio che loro lì le scarpe le vendono a 100 euro, ma le prendono molto meno. Sì. Io che faccio custom, le scarpe le prendo a 100 euro e le vendo, il prezzo che le devo vendere, devo metterci io, hai capito? Sì. Quindi è un po' difficile in questo mondo qua, quindi se trovi, però è raro proprio, non credo, uno che te ne dà a meno riesci magari a fare grandi cose. Dove voglio arrivare, non si dice perché porta sfiga, Porta sfiga, dici? Sì, si porta sfiga, quindi tu fai e gli altri vedranno dove arriverai. Ok, nice one. Va bene. Invece volevo farti una domanda. Hai mai pensato di fare il modello? Guarda, fino da... Era inizialmente, io volevo solo fare quello, sì, io volevo solo fare quello. Ci ho provato diversamente, però di tutte le agenzie di Milano che sono andato erano truffatori, perché uno mi ha detto, un'agenzia che ti chiede soldi, ti vuole fregare, perché le agenzie solitamente investono su di te, ok? E man mano tu che guadagni loro ne prendono, hai capito? Ma un'agenzia che ti chiede soldi lascia stare. E io li ho trovati tutti così, quindi io dopo l'ultima volta ci ho provato anche a 18 anni, dopodiché ho detto basta, quindi da lì... Basta? Sì, però ogni persona che mi vede, ma perché non fai il modello? Perché non fai il modello? Ragazzi... Ma te lo sei mai chiesto perché te lo dicono? Cosa? Di andare a fare il modello? A quanto pare mi considerano un bel ragazzo, quindi... No, io dicevo più così perché per il colore della tua pelle, no? Per l'altezza, poi per il viso. Per quello che ti sto dicendo. Dovresti farlo, però come dici te, sono tutti truffatori. Purtroppo si vede che non sono... Non sei adatto per fare un modello. Non adatto, ma non è la cosa che, diciamo, andrò a fare, capisci? Nel senso che se in una cosa sei portato, alla fine andrai a fare quello. Sì, sì. E si vede che io non lo sono. Giusto. Beh, speriamo, magari un giorno... Ormai, dopo i 22 anni, ma che ti cerca? Beh, non sei vecchio. Ti cerca. Confronto a noi che siamo vecchi, te sei ancora giovane. I modelli non vedi che iniziano a farlo da stragione, quindi dopo 22 ciaone. Ormai in quel mondo lì ci ho perso anche, non ho più...
Vabbè, speriamo, non si sa mai. beh. Hai mai pensato di abbandonare questa cosa che stai facendo in un anno? Le scarpe? Sì, perché magari è arrivato a un certo punto e hai detto no basta, mi sono rotto, voglio abbandonare questa cosa, sarà successo qualcosa. È successo una volta che tipo, perché da metà novembre Sì? a inizi di febbraio io dormivo dai 2 ai 3 ore al giorno. 2 a 3 ore? Al giorno perché avevo anche un altro lavoro e le scarpe lì, come ti dicevo, arrivavano anche 3 ordini al giorno. Mhm. Lì avevo proprio un casino di scarpe a casa da fare. Dormivo stra poco e a lavoro a me si scoppiava proprio la testa e dormivo in piedi. Ora lì ho scoperto che io riesco a dormire in piedi proprio. Avevo gli occhi strarossi. Dopo un po' diciamo che un po' crolli. Io ho detto cavolo, o diminuisco o muore, però mi è venuto proprio così un attimo, poi l'idea ho detto no, ma che cosa sto dicendo? Non esiste, questa cosa qui per la prima volta ho trovato una cosa che a me piace fare e lo faccio, per dirti che io quando sono a casa mi sveglio la mattina alle 8 così, no? La domenica così, mi sveglio alle 8. Dalle 8 fino alla sera io sto facendo questo. Adesso che stiamo in ferie, da quando mi alzo dal letto, io sono lì seduto a fare scarpe su scarpe, di continuo. Wow. E mi alzo solo per mangiare roba simile, però sono tutto il giorno lì. Manco mi stanco, perché alla fine se pensi, quale persona farebbe un lavoro dalle 8 di mattina fino alle 3 di notte, wow. Hai capito? E io sono lì seduto a farlo e non sento manco la stanchezza, hai capito? Perché alla fine mi alzo da lì per andare a dormire, non perché dico sono stanco, aspetta che mi riposo, aspetta così, no. Proprio mi stradiverto io a fare, mi stradiverto. Vedi che è una cosa che ti piace proprio? Sì, tantissimo, è bello, è proprio bello. Nice one. E invece, com'è sto lavoro? Com'è il rapporto con i clienti? La gente com'è? Alle volte diciamo che trovi quei clienti che hanno fretta di averli, no? Hai capito? Quindi magari se le ordinano e io ci metto perché c'è anche chi ha aspettato anche 2 mesi, alle volte è successo perché le Air Force One erano esaurite, hai capito? Okay. Non sempre dipende da me, i tempi di consegna, dipende dalla disponibilità delle Air Force One. E quindi lì c'è gente che magari quella pazienza lì non l'aveva di aspettare così tanto, no? E quindi un giorno era lì a scriverti ma quando arrivano? E tu ovviamente lui è il cliente, tu devi sempre tenere la calma così. Sì. E niente lì così. E ogni tanto i clienti hanno fretta, quindi... Sì, esatto, hanno fretta, sì. Ok. E adesso in questo momento qua, no? Come sta andando il mercato? Diciamo che in questo momento dipende perché sono settimane che perché io vado a settimane, no? Sono settimane che vado a Dio, settimane un po' meno, così, roba simile, però diciamo che sale e scende, roba che è normale, insomma. Va a periodi? Sì, va a periodi, però va sempre bene. Ok. Ho visto delle foto di te e la tua amorosa, mi sa che eravate in vacanza. Dove siete stati? A Roma. A Roma? Sì. Quanti giorni? Poi abbiamo fatto 3 giorni. Wow. 3 giorni, sì, perché diciamo che in questo arco di anno qua, diciamo che molte volte a lei ho dato anche buca, tipo perché io e lei ci vediamo solamente nei weekend, no? Lei lavora e studia, io lavoro. Quindi molte volte quando avevo straordini stavo a casa e dicevo guarda ho troppi ordini oggi, sto weekend qua non ci possiamo vedere, hai capito? Quindi dopo la seconda volta che lo fai anche di fila, legnate dopo sì, però ho detto dato che ho preso anche le ferie, sono a posto con le scarpe, ci posso andare anche a Roma. Ah, ok, quindi ti sei fatto perdonare portando a Roma? Ah, capito? Sì, dai. Dopo qualche giorno di buca? Ok.
Vi siete divertiti? Com'è andata? Sì, è bello. Cioè, lei non l'aveva mai visitata e nemmeno io. Era la prima volta per tutte e due. Poi è brutto essere in un paese e non visitare mai la capitale, perché Esatto, sì. cioè, sono qui in Italia dal 2009 e Roma. Non ci ho anche mai pensato di andarci, hai capito? No? In realtà anch'io sono andato solo una volta per il passaporto. Visto? C'è molta gente che anche amici miei, ma sta cosa qui di andare a Roma a visitare, la capitale non li, manco li vedo. Sono persone qua, anche anziane così, che non hanno mai visto la capitale, dico, bene. La capitale, c'è chi abita a Modena ma non conosce neanche le città vicine, figuriamoci a Roma. Appunto, hai capito? Sì. Quindi è così. Ma quindi la tua amorosa la conoscevi già prima di iniziare le scarpe oppure state insieme da tanto? Sì, noi, io la conoscevo ancora, 9 mesi prima di di fare le scarpe. Eravamo già fidanzati già da 2 mesi, da 3 mesi. 3 mesi dopo hai iniziato a fare le scarpe? Sì, 3 mesi dopo che... Però vi conoscevate già da prima? Sì, già da prima, sì. Eravate amici prima? Diciamo che l'ho conosciuto a Capodanno e da lì, dopo 2 mesi così, 1 mese e mezzo così, per 2 abbiamo iniziato a sentirci così. Quindi è stato amore a prima vista? non si può tre, da parte sua sì, da parte sua diciamo sì. E ragazzi, c'è l'amorosa qua che fa indicazioni, capite? Adesso la facciamo venire qua così. Venga. Oh, dai. Sì, vieni. Parlo da fuori campo, non è No, vero? voglio vedere il tuo viso. Vieni. Sta arrivando la ragazza, ragazzi, così vedrete chi è. Quindi se vedete lì fuori non pensate che sia single. Ok? Dove mi metto? No, sto Qua, qua. sì, no, qua così ti vedo. Eccola. Ok ragazzi, ecco l'amorosa di... Comunque non è vero, Sente che... Non raccontare cavolate. È lui che ha avuto l'amore a prima vista, è la verità. Fa sempre così. Ok ragazzi, di qualcosa... Niente, cosa devo dire? Quello Una che vuoi. storia? Sì, se tu vuoi presentare. Ma come inizia tutto quello che vuoi. Vabbè, sono Fanta e sono l'amorosa di Maric. E niente, ci siamo conosciuti a Capodanno. Io mi sono presentata perché sono così, mi presento tranquillamente e niente, poi lui ci ha provato. Fine. Gli uomini ragazzi, guarda come ridi, vedete? Ha sorriso di uno innamorato, vedete? Però comunque una che si presenta vuol dire che è interessata, capisci? Ma no, non è vero. Va bene, comunque lei gestisce il sito web, giusto? Sì, io lo aiuto col sito, sì, con l'applicazione. Ok, ragazzi, imparate, vedete? Bella coppia. Quindi è così. Ok, noi non perdiamo tanto tempo, siamo alla fine. Quindi, insomma, ragazzi, se volete qualche costume, ne ha uno qua, però non si vede, però dopo pubblicherò qualche foto. Ed è veramente tanto bravo. Se qua, avete capito, no? Io avevo detto di portarmi qualcosa, però non me l'ha portato. Dopo lo porto in costura, visto che siamo vicini. Però comunque è veramente bravo. Bro, noi siamo alla fine, quindi se vuoi dire qualcosa, vuoi lasciare il tuo contatto Instagram, sito web, qualcosa? Allora, su Instagram mi chiamo Lickly Custom, il mio sito internet si chiama licklycustom.com e niente, potete contattarmi per ogni tipologia di custom, io vi accontenterò e basta. Nice one. Ok, ultima domanda, la soddisfazione più bella di questa cosa che stai facendo qual è? Oddio, sono tantissime diciamo allora, però la più grande proprio, è quella di rendere strafelici le persone che le indossano, hai capito? Mm-hmm. Diciamo che c'è una persona che ha l'Air Force, le compra e le mette così. Però una volta tipo un ragazzo mi fa, io solitamente l'Air Force le sporco in 02, però queste qua le ho da mesi, sono ancora nuove. E poi il fatto dei genitori che sono più fieri di te, tipo ogni tanto mio padre entra in camera mia e mi guarda e non ci crede, mi fa, ma come ho fatto, chi me l'ha insegnato, non ci crede che io abbia imparato tutto da solo, no? E vedi che i tuoi sono molto soddisfatti di te, quindi sei strafelice, quindi in più c'hai amici, amorose che ti sostengono, c'è tantissimo, quindi... Se lasciavo fuori l'amorosa dopo erano botte, si è ricordato.
Va bene. Ok ragazzi, noi siamo alla fine. Quindi le tue ultime parole. O le vostre ultime parole. Ma ciò che dico io, se fate ciò che vi piace, cioè nel senso che non dovete mai pensare che le cose siano impossibili, cioè perché come vi ho detto, cioè, per me fare un casting era una cosa proprio da non pensarci proprio. Alla fine, cioè, lo sto facendo io come lavoro. Fate ciò che vi piace, non mollate proprio. Credete in voi stessi perché nessuno lo farà per voi, quindi dovete essere i primi a farlo. Avete capito? Non c'è niente da aggiungere. Quindi va bene. Vuoi dire qualcosa a te? No, niente, sono fiera di lui, sono contenta per te. Ok. Vabbè, se volete salutare qualcuno. Saluto tutti i miei amici, raga, grazie del sostegno e grazie mille proprio. Ok ragazzi, io sono Tony e ringrazio Lick e il tuo nome? Fanta. È Fanta per essere stati qua con noi. Davvero un onore. Grazie mille ragazzi. E niente, per oggi è tutto. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.